Il rapporto stock to flow. Buongiorno ragazzi. Il capitolo di oggi è un po' complicato, ma cerchiamo di capirci qualcosa lo stesso. Nel video precedente abbiamo visto un po' più nel dettaglio due esempi differenti di denaro, le pietre di Rai e le perline colorate. Teneteli a mente perché nella seconda parte del video scopriremo il motivo per il quale hanno smesso di svolgere il loro compito. Ma prima è necessario comprendere l'argomento di oggi. Un'altra funzione che doveva svolgere il denaro era essere riserva di valore. Per farlo doveva avere commerciabilità in scala, ovvero doveva essere suddiviso in piccole frazioni o raggruppato, e commerciabilità nel tempo, quindi doveva necessariamente essere non deperibile e mantenere inalterate le proprie caratteristiche per poter essere scambiato anche a distanza di tanto tempo. Ma queste condizioni non erano sufficienti perché era fondamentale che la quantità del bene non aumentasse drasticamente. Ok? Prendiamo come esempio le nostre pietre di Rai. Non erano deperibili. La proprietà delle pietre poteva essere ceduta anche parzialmente e in ogni caso ne esistevano di innumerevoli misure, ma erano preziose soprattutto perché non potevano essere prodotte in quantità elevate. Se chiunque avesse potuto intagliarsi le proprie pietre, sicuramente queste non avrebbero svolto la funzione per la quale le abbiamo conosciute. Questa difficoltà nel produrre nuove pietre, e quindi nuovo denaro, si può definire come inelasticità o rigidità del denaro. Partendo da questo assunto, possiamo dividere il denaro in due categorie: hard money, o denaro forte, quando la sua offerta è difficile da aumentare, o easy money, o denaro facile, quando la sua offerta invece è facile da aumentare. Ci stiamo avvicinando al punto, tranquilli che ci arriviamo. Per comprendere se un bene si può considerare hard money o easy money, dobbiamo misurarne il suo grado di inelasticità e per farlo useremo lo stock, ossia tutta la quantità esistente di quel bene, che sarebbe la quantità prodotta nel passato meno quella distrutta, consumata o persa, e il flow o flusso, che invece questo rappresenta la quantità prodotta di quel bene in un determinato periodo di tempo. Facendo il rapporto tra questi due dati, cioè dividendo lo stock per il flow, otterremo un numero, un semplice numero. Più alto è questo numero, maggiore sarà il grado di affidabilità del bene che stiamo analizzando a fungere come riserva di valore e anche come moneta. Vediamolo con un esempio. Prendiamo le nostre perline colorate e ipotizziamo che ce ne siano 1000 in circolazione e che ne vengono prodotte 2 nuove ogni anno. Prendiamo lo stock, che è 1000, e lo dividiamo per il flow, che è 2. Il risultato che otteniamo è 500. Ricordatevi. Ora ipotizziamo invece 1000 sassolini quadrati che nel corso dell'anno ne vengono prodotti 200. Rifacendo il calcolo, il risultato sarà 5. Ecco che nel primo caso avremmo come risultato un numero elevato, indice del fatto che vengono prodotti pochissimi pezzi paragonati al totale in circolazione. Questo ci indica che la loro immissione, il loro flow, non va ad incidere in maniera evidente sul valore di quel bene. Ci troviamo quindi davanti a un esempio di hard money. Nel secondo caso, invece, il risultato del nostro rapporto è un numero molto basso. Questo significa che la nuova immissione è molto elevata rispetto allo stock e quindi questo impatterà anche sui sassolini in nostro possesso, perché perderanno un po' del loro valore. Possiamo comprendere quindi come con hard money noi potremmo mantenere il nostro valore, la nostra ricchezza nel tempo e non perdere quindi così il potere di acquisto, perché non avremo una svalutazione del nostro denaro. Bene, ora che abbiamo parlato dello stock to flow, possiamo osservare che cosa succede alle pietre di Rai. Nel 1871 David O'Keefe, un capitano americano, naufragò sull'isola di Yap. Fu rianimato dai nativi ed ebbe modo di trascorrere del tempo con loro. Notò che l'isola era piena di noci di cocco ed ebbe idea di raccoglierle per esportarle e venderle ai produttori di olio di cocco. Non riuscì però a trovare nessuno che lavorasse per lui e che gliele vendesse,
perché il denaro che possedeva non interessava la popolazione. Loro utilizzavano le pietre di Rai e qualsiasi altra forma di denaro non veniva accettata. O'Keefe non si diede per vinto, decise di studiare le pietre, di tornare a Hong Kong, procurarsi una grossa imbarcazione, dell'esplosivo e altri strumenti, necessari per dirigersi verso Palau, dove produsse tante grosse pietre che poi utilizzò per pagare i nativi. Gli Iapesi però non accettarono di buon grado le sue pietre, anzi il capo del villaggio vietò di riceverle in cambio di qualsiasi prestazione in quanto non avevano valore, perché non erano prodotte secondo la tradizione, con il sangue e il sudore degli Iapesi. Purtroppo però alcuni dissentirono, ovviamente. Procurarono le noci di cocco a O'Keefe e si fecero pagare con numerose pietre. Questo causò diversi conflitti all'interno del villaggio, al punto che si decise di non utilizzare più le pietre come mezzo di scambio, visto che da quel momento in poi chiunque sarebbe potuto arrivare sull'isola con nuove pietre e facilmente prodotte, facendo crollare il rapporto stock to flow delle pietre e svalutando drasticamente quelle già presenti sull'isola. A decretare la fine delle perline colorate come mezzo di scambio in Africa furono invece gli esploratori e i commercianti europei, che nel XVI secolo, visitando l'Africa, si accorsero di quanto erano preziose per i locali. Il processo però fu molto più lento perché gli africani non si accorsero subito che gli europei non utilizzavano le perline presenti sul continente, ma le importavano dall'Europa, dove avevano poco valore, erano delle perline colorate. Questo fece sì che il passaggio da hard money a easy money fu molto più lento, ma soprattutto molto più costoso in termini di risorse, perché non solo gli indigeni si impoverirono perdendo il loro potere d'acquisto, ma cedettero anche numerose risorse preziose. Il risultato delle nostre due storie fu che la popolazione perse in sostanza tutta la propria ricchezza proprio a causa di un aumento della loro base monetaria, costringendoli a ripartire da zero. Una lezione che si può imparare è che il denaro facile, o easy money, non rende la società più ricca, al contrario la costringe a svendere il proprio tempo, il proprio lavoro e la propria ricchezza in cambio di qualcosa che è facile da produrre e che è facilmente manipolabile. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Nel prossimo video invece ci inoltreremo nel mondo dei metalli preziosi. Ciao!